Buongiorno amici, ben trovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Questa mattina ho una sorpresa per voi. Ho questo bellissimo fiore di una Restresia appena sbocciato e ve lo volevo presentare in un video fuori programma. La Restresia è un'orchidea, ho fatto già altri 2 video, questo è il terzo, in cui parliamo delle Restresie. Sono orchidee che vivono nella parte alta delle Andi, in Colombia, 1600-1700 metri. Sono piante relativamente semplici da coltivare, piante che non richiedono eccessive condizioni. L'importante è rispettare il fatto che devono essere sempre tenute umide, non devono mai asciugare completamente perché non ha dei pseudobulbi per conservare l'acqua, non ama il sole diretto, le temperature devono essere temperature fresche, quindi non amano temperature eccessivamente calde, sono semplici, belle, occupano poco spazio, sono anche orchidee che possiamo tenere tra altri vasi, nel senso che la dimensione del vasetto è più del 6 di diametro, 7 non arriverà mai. È semplice la coltivazione, l'importante è dare poco concime, perché se diamo tanto concime rischiamo di bruciarle, ha delle radici sottilissime. Il fiore è bellissimo, sembra una figura dei boschi, un ognometto o qualcosa del genere. In effetti questa pianta vive nei boschi della Colombia, quindi abbiamo detto vive nella montagna, abbiamo detto che è una pianta che vive un'epifita, quindi vive a ridosso di altri alberi. Abbiamo detto la troviamo quasi fino a 2000 metri, quindi ecco perché diciamo che non ama molto il caldo ed è importante che sia sempre umido il substrato. Substrato di coltivazione consigliato per questo genere di orchidee che amano l'umidità e lo sfagno. Nel barche forse difficilmente riusciremo a trovare il giusto compromesso. Lo sfagno è l'unico materiale che riesce a mantenere l'umidità, riesce a mantenere bene l'habitat, ricrea l'habitat di questa splendida orchidea. Il fiore è appena sbocciato, dura 8 giorni, 10 giorni. Io ve l'ho fatto vedere subito questa mattina perché meritava. E se vedete dietro la foglia rovinata ci sta, fa parte del gioco, diciamo. Cioè tante volte uno si preoccupa, c'è una foglia che ha qualche problema, che sarà cosa, insomma, ogni foglia ha una storia. Questa può darsi che sia anche la prima foglia della pianta. Non vado subito a intervenire con prodotti perché è giusto che la pianta trovi il suo spazio per rimettersi a posto, per rigenerarsi, per autosistemare le situazioni. Ecco, non intervengo con prodotti, con situazioni di stress aggiuntivo. Taglio la foglia o la lascio stare. In questo caso l'ho lasciata stare, con il risultato che il fiore è uscito fuori, è bellissimo. Ecco, ve lo volevo presentare stamattina, appena uscito, appena sbocciato. Dietro ce n'è un altro di fiore che poi verrà fuori nei giorni seguenti. È una pianta che fiorisce molto facilmente, basta dare le giuste condizioni. Questa è in fibra di cocco, substrato che propongo spesso nei video, però possiamo scegliere tra sfagno e fibra di cocco, è indifferente. Nel bark è un pochino più difficile gestirlo perché il bark dovrebbe essere sempre mantenuto umido e poi il bark dopo un po' di tempo rischia di rovinarsi, quindi dovremmo forse cambiare il substrato, non dico una volta all'anno, ma poco più, una volta ogni anno e mezzo. Questa è per voi, è splendida, spero di farvi venire voglia di provare un genere diverso. Questa è già, ecco, la caratteristica che è piccolina, poco spazio, riusciamo a metterla un po' dovunque in casa, non c'è problema, è bellissima. Grazie di avermi seguito in questo video, al prossimo appuntamento, ecco, se riesco a inquadrare bene il fiore. Buona giornata a tutti, grazie di avermi seguito.